Nel 331 a.C. Alessandro Magno ha distrutto l'impero persiano, ha sconfitto Dario III, ha conquistato il più grande impero del mondo. Per chiunque altro sarebbe stata la fine, ma Alessandro non si fermerà. Continuerà a marciare verso territori che nessun esercito greco aveva mai raggiunto, fino ai confini del mondo conosciuto, e proprio quando sembrerà invincibile, morirà, lasciando dietro di sé un impero senza erede. Nel video di oggi vedremo gli ultimi anni di Alessandro Magno, la sua morte improvvisa e la nascita dei regni successori. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Dopo la vittoria di Gaugamela nel 331 a.C., Alessandro entra nel cuore dell'impero persiano. Per anni aveva combattuto lungo i confini occidentali. Adesso davanti a lui si apre il centro del potere achemenide. Le grandi città iniziano ad arrendersi. Per la prima volta la guerra cambia volto. Non ci sono più soltanto battaglie, ci sono province da amministrare, popoli da governare e un impero da sostituire. La prima grande città ad aprire le porte è Babilonia, una delle città più grandi e ricche del mondo antico. Alessandro entra senza saccheggiare, si presenta come nuovo sovrano, rispetta i culti locali, mantiene parte dell'amministrazione persiana. Cerca di mostrarsi non come un invasore, ma come legittimo erede. Per molti abitanti il cambiamento è enorme. Per la prima volta dopo secoli il potere persiano sta crollando, ma la vita della città continua. Poco dopo cade anche Susa. Qui Alessandro trova tesori immensi: oro, argento, ricchezze accumulate per generazioni dai sovrani achemenidi. Secondo le fonti antiche si tratta di una quantità enorme di risorse che adesso finanzieranno le campagne macedoni. A questo punto Alessandro non sta più combattendo solo per vincere una guerra. Si sta cominciando a comportare come un sovrano imperiale. Non vuole infatti distruggere quello che conquista, vuole ereditarlo. Infine arriva a Persepoli, la capitale cerimoniale dell'impero persiano, il luogo dove i re achemenidi celebravano il proprio potere. Per i greci quel nome aveva un valore enorme. Era il simbolo dell'impero che per generazioni aveva minacciato il mondo greco. Alessandro entra nei grandi palazzi reali. Colonne gigantesche, sale monumentali, decorazioni che raccontano il dominio persiano su decine di popoli. Poi accade uno degli episodi più discussi della sua vita. Parte della città viene incendiata. Ancora oggi non sappiamo con certezza perché. Vendetta per le guerre persiane, decisione politica, errore durante una celebrazione. Qualunque sia la risposta, Persepoli non tornerà mai più al centro del potere. Nel frattempo Dario III continua a ritirarsi verso est. Sta cercando di ricostruire un esercito, ma il tempo ormai è finito. Durante la fuga viene abbandonato. Alcuni uomini del suo stesso seguito lo arrestano e poco dopo lo uccidono. Quando Alessandro arriva, trova il corpo dell'uomo che aveva inseguito per anni. E succede qualcosa di inaspettato. Ordina funerali degni di un re. Non celebra la vittoria. Rende onore al sovrano sconfitto. Con la morte di Dario finisce ufficialmente l'impero persiano. Ma per Alessandro questo non è il punto d'arrivo. Adesso vuole qualcosa di più grande. Non essere solo il sovrano che ha sconfitto la Persia, ma diventare il sovrano di un nuovo mondo. Con la morte di Dario III, molti avrebbero considerato conclusa la spedizione. L'impero persiano era caduto. Alessandro aveva già ottenuto più di qualunque sovrano greco prima di lui. Ma non si ferma. Continua a marciare verso est, sempre più lontano. Davanti ai Macedoni si aprono territori immensi. Montagne, steppe, deserti, regioni che per il mondo greco sembravano quasi leggendarie. Alessandro entra in Battriana, un territorio vastissimo corrispondente a parte dell'attuale Afghanistan e Asia centrale. Qui però la guerra cambia completamente. Non ci sono più grandi città da conquistare. Non ci sono più battaglie decisive. Inizia una guerra fatta di imboscate, ribellioni, piccoli eserciti che colpiscono e spariscono. Poi arriva in Sogdiana. Anche qui la resistenza continua. Per anni Alessandro è costretto a combattere per mantenere il controllo. Ogni vittoria sembra aprire un nuovo fronte. È probabilmente il momento in cui Alessandro cambia davvero. Fino a quel momento aveva conquistato. Ora invece deve imparare ad amministrare e governare.
perché è una sfida assai più difficile. Per consolidare il potere fonda nuove città. Molte porteranno il suo nome. Alessandria, non quella d'Egitto, ma una rete di città distribuite lungo le nuove frontiere. Inserisce coloni greci e macedoni. Costruisce guarnigioni. Apre nuove rotte. L'obiettivo non è soltanto controllare, è creare un nuovo spazio politico e culturale. Contemporaneamente, Alessandro inizia ad adottare elementi della tradizione persiana. Indossa abiti di corte orientali. Coinvolge aristocratici persiani nel governo. Introduce rituali che molti macedoni guardano con sospetto. Per alcuni dei suoi uomini qualcosa sta cambiando. Il re che li aveva guidati dalla Macedonia sembra sempre meno macedone. Nel tentativo di unire i popoli, incoraggia anche matrimoni tra elite greche e orientali. Secondo lui, il nuovo impero non deve essere soltanto conquistato, deve diventare una nuova civiltà. Ma Alessandro continua, sempre più lontano, sempre più a est. Davanti a lui c'è ancora una terra che per i greci ha quasi il sapore del mito, l'India. Per anni Alessandro aveva inseguito il limite del mondo. Pensava che esistesse, pensava di poterlo raggiungere. Il problema è che il mondo non finiva. Nel 326 a.C. Alessandro entra nel subcontinente indiano. Per il mondo greco è una terra lontanissima. Per i suoi uomini sembra di entrare in un altro pianeta. Da anni stanno combattendo. Hanno attraversato Anatolia, Siria, Egitto, Persia e Asia centrale. Ma quello che trovano davanti adesso è diverso. Fino a quel momento Alessandro aveva combattuto in territori che, in un modo o in un altro, appartenevano allo stesso grande impero. L'India invece è un qualcosa di completamente nuovo. Cambiano il clima, cambiano i paesaggi, compaiono foreste enormi, piogge intense, animali sconosciuti. E cambiano anche i nemici. Qui non esiste un unico grande impero. Esistono tanti regni locali. Alcuni scelgono di allearsi. Tra questi c'è uno dei più importanti, il regno di Poro, un sovrano che governa oltre il fiume Idaspe e che decide di fermare Alessandro. Per la prima volta dopo anni, Alessandro non sta combattendo contro un impero in crisi. Sta combattendo contro un sovrano pronto a combattere fino in fondo. Per affrontarlo, Alessandro organizza una manovra complessa. Attraversare il fiume, ingannare il nemico, colpire nel momento giusto. Durante la notte, una parte dell'esercito attraversa il fiume. La battaglia inizia. Ed è uno degli scontri più particolari dell'intera spedizione. Per la prima volta, i macedoni affrontano elefanti da guerra. Animali giganteschi, rumore assordante, una presenza che mette in difficoltà uomini e cavalli. La falange mantiene la formazione, la cavalleria manovra, lo scontro è durissimo, molto più caotico rispetto alle battaglie contro i persiani. Anche quando tutto sembra funzionare, inizia a vedersi un qualcosa di nuovo. I macedoni sì stanno vincendo, ma iniziano anche a essere stanchi. Alla fine Alessandro vince, Poro viene sconfitto. Ma succede qualcosa di inatteso. Secondo la tradizione, Alessandro gli chiede: come vuoi essere trattato? E Poro risponde: come un re. Alessandro decide di lasciarlo sul trono e addirittura amplia il suo regno. Anche all'apice della conquista, Alessandro continua a fare una cosa: non limitarsi a vincere. Continua a integrare, governare, costruire. Ma ormai inizia ad avvicinarsi il momento in cui nemmeno lui riuscirà ad andare oltre. Dopo anni di guerra succede qualcosa che fino a quel momento sembrava impossibile. L'esercito di Alessandro si ferma. Per anni quei soldati avevano attraversato mezzo mondo. Hanno combattuto in Grecia, in Anatolia, in Siria, in Egitto, in Persia, in Asia centrale e infine in India. E hanno sempre continuato. Ma adesso qualcosa è cambiato. Sono lontanissimi dalla Macedonia. Molti non tornano a casa da quasi 10 anni. Sono esausti. Le condizioni diventano sempre più difficili. Tra pioggia, caldo, nuovi nemici, nuovi territori da attraversare e soprattutto nessuno sa quanto manca. Per la prima volta non si sta più combattendo solo per sopravvivere. Molti infatti iniziano a chiedersi una cosa molto semplice: perché stiamo ancora andando avanti? Davanti al fiume Ifasi, Alessandro annuncia di voler continuare. Secondo le informazioni disponibili all'epoca, oltre ci sono ancora nuovi regni, nuove terre, nuove conquiste.
Ma questa volta nessuno esulta, nessuno avanza e nessuno parla. I soldati restano fermi. Secondo le fonti antiche sarà uno dei comandanti, Coeno, a esprimere apertamente il pensiero dell'esercito. Gli uomini vogliono tornare a casa. Hanno seguito Alessandro ovunque. Adesso chiedono di fermarsi. Ed è una situazione incredibile. L'uomo che aveva combattuto contro il più grande impero del mondo stava iniziando a perdere contro un qualcosa che non poteva distruggere: la stanchezza dei suoi uomini. Per giorni Alessandro aspetta. Spera che qualcuno cambi idea. Spera che l'esercito torni a seguirlo, ma non succede. Alla fine prende una decisione. Accetta. Ordina di costruire grandi altari, come simbolo del punto più lontano raggiunto. Poi si volta. L'avanzata verso est è finita. Il ritorno inizia. Alessandro aveva passato anni a inseguire il confine del mondo, ma aveva scoperto una cosa: il limite non era davanti a lui, era bensì di fianco a lui. Erano gli uomini che lo avevano seguito fino a quel momento. Nel 323 a.C. Alessandro torna a Babilonia. Ha poco più di 30 anni. In circa 10 anni ha conquistato il più grande impero mai controllato da un sovrano greco, dalla Grecia fino ai confini dell'India. Per molti, quella dovrebbe essere la conclusione, la fine della spedizione, il momento di consolidare il potere. Ma Alessandro non ragiona così. Sta già progettando il futuro. Nuove campagne, nuove esplorazioni, nuove conquiste. Secondo alcune fonti, guarda verso la penisola arabica. Si parla di nuove flotte, nuove città, nuove spedizioni. Ed è una cosa che colpisce sempre quando si parla di Alessandro. Anche dopo aver conquistato quasi tutto il mondo conosciuto, si continua a comportare come se fosse solo all'inizio. Babilonia diventa il centro del nuovo impero. Funzionari persiani, generali macedoni, popoli diversi, tutto sembra pronto per una nuova fase. Poi succede qualcosa di improvviso. Dopo alcuni giorni, Alessandro inizia a stare male. Le fonti antiche raccontano versioni diverse. Febbre, debolezza, dolori. Passano i giorni. Le condizioni peggiorano. I generali iniziano a preoccuparsi. L'esercito aspetta notizie. Secondo alcune tradizioni, i soldati vengono fatti entrare per salutarlo. Passano davanti al loro re, quell'uomo che avevano seguito per migliaia di chilometri, quell'uomo che sembrava invincibile. E poi accade. Nel giugno del 323 a.C. Alessandro muore. Aveva circa 32 anni. Le cause esatte ancora oggi non sono certe. Malattia, infezione o cause naturali. Le ipotesi sono tante, le certezze poche. Ma una cosa è sicura. Nessuno si aspettava che sarebbe successo così presto. Aveva conquistato il mondo, ma non aveva preparato il futuro. E proprio nel momento in cui Alessandro morì, iniziò la battaglia più importante di tutte, quella per decidere chi avrebbe preso il suo posto. La morte di Alessandro lascia dietro di sé un problema enorme. L'impero più grande del mondo non ha un successore pronto. Non esiste un erede adulto. Non esiste un piano chiaro. Attorno al letto del sovrano rimangono i suoi comandanti, gli uomini che per anni hanno combattuto al suo fianco, i generali macedoni. Secondo una tradizione molto famosa, quando gli viene chiesto a chi lasciare il regno, Alessandro risponde: al più forte. Non sappiamo se sia realmente successo, ma quella frase descrive perfettamente ciò che accadrà. Quasi subito iniziano tensioni, accordi temporanei, alleanze, tradimenti. Nessuno riesce a controllare tutto. L'impero di Alessandro era stato costruito troppo velocemente. Era enorme, ma soprattutto era tenuto insieme da una sola persona, e quella persona adesso non c'è più. Cominciano così le guerre dei Diadochi, tradotto come i successori. Anni di conflitti che cambieranno completamente il Mediterraneo e il vicino Oriente. Tolomeo prende il controllo dell'Egitto. Qui nascerà il regno tolemaico, uno degli stati più ricchi e duraturi del mondo ellenistico. La capitale sarà Alessandria. Seleuco costruisce invece il grande regno orientale, un territorio enorme che si estenderà tra Mesopotamia, Persia e regioni ancora più a est. In Macedonia emergono nuove dinastie, tra queste quelle degli Antigonidi. L'impero unitario scompare. Al suo posto nasce qualcosa di nuovo, un mondo fatto di regni greco-orientali.
Città, commerci, nuove culture. Per secoli il mondo greco continuerà a diffondersi. Le idee, la filosofia, l'arte, la politica. L'eredità di Alessandro sopravvive, anche senza Alessandro. Alessandro è morto, ma ciò che aveva costruito continuerà a vivere nei secoli. E in un certo senso, il mondo ellenistico sta appena iniziando. In poco più di 10 anni, Alessandro aveva cambiato il mondo. Aveva distrutto l'impero persiano. Aveva fondato città. Aveva collegato mondi lontanissimi. Ma il suo regno non gli sopravvisse. Il suo nome sì. Per oltre 2000 anni il suo nome continuerà a essere ricordato. Come conquistatore, come re e come leggenda. Nel prossimo approfondimento inizieremo il viaggio nei regni successori. Partiremo dall'Egitto tolemaico, perché anche se la storia di Alessandro è finita, il mondo che aveva creato è appena iniziato.